Quanti di voi si ricordano di Blade Runner, il film di Ridley Scott con un giovanissimo Harrison Ford? Quanti di voi hanno riflettuto e sognato con Ghost in the Shell di Mamoru Oshii? Ebbene, sapete che quella visione del futuro, un po' cyberpunk, un po' asiatico, un po' cosmopolita, ma al tempo stesso estremamente commerciale e consumista, la potete trovare oggi sul pianeta Terra in una città? La vedete alle mie spalle, per chi sta guardando il video, per chi sta ascoltando il podcast, vi dico che quella città è Hong Kong. Eh sì, perché mi trovo in questo momento a Hong Kong e quindi benvenuti e bentornati ad una nuova puntata di Giappone nel mondo da Hong Kong. Che ci faccio a Hong Kong? Sto facendo uno scalo un po' lungo, ho avuto uno shooting fotografico. Ready? 1, 2, 3. E adesso volevo registrare una puntata del podcast e magari farlo uscire il prima possibile, visto che proprio per viaggio ho saltato la puntata di mercoledì. Allora, vi racconto un pochino di Hong Kong e di che cosa ci sta a fare qua, una puntata su Hong Kong in un podcast che parla del Giappone. Allora, Hong Kong più e più volte in questi anni è venuta alla mia attenzione per una serie di motivazioni culturali, sociali, estetiche, e quindi cresceva sempre di più in me la voglia di raccontare qualcosa di più di Hong Kong, di studiare qualcosa di più di Hong Kong, di venire soprattutto ad Hong Kong. E devo dire che sono stato estremamente stupefatto da una città nella quale riponevo tante aspettative e mi capita raramente, è capitato solo con il Giappone, a dire la verità. Probabilmente i primi approcci con Hong Kong li ho avuti quando ero a Singapore e cercavo di venire qui proprio perché avevo delle immagini di Hong Kong forse un po' più romantiche di quella che era l'Hong Kong che poi ho scoperto, ma non ci riuscii perché in quel momento c'erano le rivolte del 2019, perché molto brevemente Hong Kong, se qualcuno non lo sa, è un'ex colonia britannica che fu conquistata dai giapponesi negli anni della seconda guerra mondiale, ma poi tornò sotto il protettorato inglese per finire invece nel tornare sotto la Cina nel 1997 con un trattato a statuto speciale, diciamo, per cui un paese e due sistemi. La Cina riannesse Hong Kong e in questo momento è in un momento di transizione che durerà 50 anni e in cui stanno succedendo un po' di cose che adesso non voglio politicamente discutere qui, ma che sono probabilmente la fine di quella che era Hong Kong come è stata negli anni 90, fino agli anni 90, diciamo. Studiando un po' di fotografia mi sono poi imbattuto addirittura in Fan Ho, un famoso fotografo che negli anni 50 e 60 testimoniò con la sua macchina fotografica quella che era Hong Kong in quel momento, quella che stava divenendo la città che è adesso. Sono foto incredibili, metterò sicuramente nei link, nelle note dell'episodio, su alcune fotografie, spero anche di poterla mettere come copertina, forse non so, come copertina alternativa, perché le foto di Fan Ho sono quasi oniriche, ma con un forte contatto con una Cina del passato che si contrappone alla megalopoli del futuro. Uno dei fotografi che più mi ha impressionato nel mio studio di fotografia. Dopo Fan Ho, chiacchierando con una delle ragazze che ascoltava le nostre dirette, Chiara, venni in contatto per la seconda volta con un regista di Hong Kong che si chiama Wong Kar-wai, regista che avevo conosciuto quando ero a Torino perché era riuscito in The Mood for Love, probabilmente il suo film più famoso, al cinema, e io in quel momento non riuscii ad andare e me lo segnai mentalmente.
Chiara lo ritirò fuori, quindi dissi, accidenti, devo un attimo riguardare questo regista, forse è proprio il caso di approfondirlo. E così nei mesi passati, questi anni, ho visto praticamente quasi tutti i film di Wong Kar-wai disponibili su Prime Video, all'acquisto o al noleggio, e sono dei film incredibili. Wong Kar-wai descrive storie di vita normale all'interno della città di Hong Kong con una poetica e una malinconia bellissimi. Una volta sicuramente vi porterò un paio di film di Wong Kar-wai perché meritano da un punto di vista tecnico, meritano da un punto di vista creativo e meritano perché descrivono una città che adesso non c'è più in realtà, perché io sono andato a cercare un po' di posti e addirittura dormo in una delle ambientazioni dei film di Chungking Express, ma è tutto diverso perché questa città è vibrante, è viva, cresce velocemente. E così la fotografia, così il cinema, così la storia. Ogni volta mi trovavo a dire, cazzo, tutto Hong Kong, deve essere veramente interessante. E poi, non so, altri piccoli input, alcune persone che seguo, per esempio, lo sapevate che Lisa True Crime in realtà ha fatto partire il suo canale da Hong Kong? Lo sapevate che Bruce Lee, attore che ha praticamente fatto crescere il cinema di combattimento, è nato in America ma è cresciuto ad Hong Kong? Oppure lo sapevate che il Vanta Black, il nero più nero che esiste, creato dall'artista indiano Anish Kapoor, in realtà Anish Kapoor è cresciuto e si è sviluppato come artista qui ad Hong Kong? Lo sapevate che l'egg tart portoghese è uno dei dolci tipici di Hong Kong? Se avete ascoltato i miei consigli e vi siete iscritti al podcast di Marco Batocchia, parliamo di Asia, la seconda puntata Marco intervista Luigi Grisi, persona dal passato veramente interessante che negli anni 80 venne qui ad Hong Kong. Negli anni 80 Hong Kong era nel momento del suo boom più grande e andatevi a sentire l'intervista perché è stato uno dei primi italiani a venire qui in pianta stabile a lavorarci per qualcosa come 16 anni e lui espone anche il punto di vista, lui lavorava nel settore finanziario, quindi ci espone anche delle piccole informazioni. Hong Kong era a quel tempo la borsa dell'Asia più ricca insieme a quella di Tokyo, quindi proprio mentre Tokyo anche e il Giappone stavano vivendo la loro bolla, Hong Kong stava crescendo all'impazzata. Quindi come vedete Hong Kong torna sotto molti punti di vista, sotto tante sfaccettature. Addirittura alcuni di voi probabilmente sanno che in gioventù ho fatto architettura, sono un architetto e questa visione un po' del mondo è rimasta comunque me, nonostante io poi sia passato al cinema. E potete vedere per esempio che nelle mie foto l'architettura ha sempre un aspetto rilevante, quindi ogni tanto mi capita di guardare dei documentari che possono essere interessanti sotto questo punto di vista. Mi imbattei ancora una volta, circa 2 anni fa, in un documentario che si chiamava Kowloon Wall City. Io dicevo, vabbè, sentiamolo, così è interessante. Poi Kowloon non sapevo al tempo che cosa fosse Kowloon. Kowloon è la parte di terra che è legata alla città di Hong Kong, ma sta sulla terraferma. Quindi Hong Kong è fatto da tante isole, Hong Kong Island, che è il luogo originale, e poi Kowloon, che fa parte della Main China, ma è sempre territorio di Hong Kong, e anzi è il secondo territorio annesso ad Hong Kong, intorno al 1860 qualcosa giù di lì. E questo documentario mi rapì, perché Kowloon Wall City era
un luogo incredibile, un organismo architettonico vivente, come non ce ne sono nel mondo, ce ne sono molti pochi, e è una storia affascinante. Ve ne parlo un pochino in questa clip che ho registrato quando stavo visitando ciò che resta di Kowloon City. All'interno di questo viaggio molto veloce non potevo non fare tappa a Kowloon City Park. Kowloon City era un organismo organico architettonico unico nel suo genere, il luogo con la maggior densità abitativa fino al 1993, anno in cui venne distrutto e demolito dal governo. In questo quadrato di terra la Cina tanto tempo fa costruì un avamposto, prima addirittura che gli inglesi prendessero Kowloon come parte di Hong Kong. Col tempo però perse interesse nell'avere un avamposto qui, ma al tempo stesso il governo di Hong Kong non poteva intervenire in quello che erano questo quadrato di terra. Così piano piano la gente iniziò a scappare qui per i motivi più disparati e a costruirci senza nessun criterio le proprie case, i propri negozi magari, le proprie attività commerciali, logicamente un po' particolari con tante virgolette. E fu così che strato su strato, strada su strada, scala su scala, si intrecciarono piano piano vari livelli, varie sovrastrutture, e Kowloon City diventò incredibilmente densa, incredibilmente fitta, incredibilmente oscura. La criminalità si nascose qui, i medici che non potevano più esercitare la loro attività perché avevano magari la licenza sospesa, magari non l'avevano neanche presa mai la licenza, venivano qui e qui potevano fare quello che volevano. Infatti sono visibili foto d'epoca dove proprio sul fronte strada si vedevano una serie di dentisti che potevano esercitare la loro attività solo qui e quindi costavano estremamente poco perché non venivano controllati da nessuno, con condizioni igieniche incredibilmente basse. Kowloon City diventò una città incredibile, autosufficiente, che viveva da sola, che comunque al tempo stesso riusciva a commerciare i propri prodotti con la città circostante di Hong Kong. Il governo di Hong Kong a un certo punto decise che non poteva più tollerare questo enclave nel quale non c'erano né leggi né sanità né controllo di alcun tipo. Si temeva che a un certo punto la città potesse collassare su se stessa, e era incredibile la città perché non aveva una linea dritta per collegare i due punti all'interno di essa, perché era un luogo tridimensionale dove bisognava spostarsi sopra, sotto, destra e sinistra per raggiungere magari le proprie abitazioni o per andare a prendersi qualcosa da mangiare nel ristorante sottostante. Bisognava passare attraverso case, bordelli per andare a scuola. Era un luogo, l'unico posto dove arrivava il sole fino a terra, perché Kowloon City si sviluppò soprattutto verso l'alto, dato che non poteva uscire al di fuori delle 4 mura che erano le mura dell'enclave, e era il vecchio avamposto che i saggi della città lasciarono come punto di controllo su tutta la città, dove venivano scelte e prese le decisioni che poi bisognava avere all'interno della città. Mi dispiace non averla potuta vedere, anche perché è una storia veramente recente, cioè se pensate al 1993 stiamo parlando di circa 21-22 anni fa, dipende da quando state sentendo il podcast. Ci sono documentari su YouTube e su internet che danno giustizia a questo luogo, descrivendolo molto bene, molto meglio di me assolutamente, e ci sono anche fumetti, storie e addirittura film. Jean-Claude Van Damme girò qui un film. Io sono veramente contento di essere passato perché era uno dei motivi che mi fece scattare l'interesse per Hong Kong. Arrivando quindi alla fine di questa nostra chiacchierata su Hong Kong, posso magari porre una risposta alla domanda: ma perché stiamo parlando di Hong Kong in un podcast sul Giappone? Ma quindi qual è il punto di contatto tra Hong Kong e il Giappone? Incredibile ma vero, i punti di contatto in realtà sono abbastanza pochi, perché sì, la cultura anime e manga è presente, sì, ho visto un sacco di Lolita mentre ero qui,
Sì, ci sono dei quartieri che vendono soprattutto cibo giapponese, ramen, onigiri, catene tipicamente giapponesi, c'è il Donkey, c'è il 7-Eleven ovunque, ma secondo me il punto di contatto più importante, oltre ovviamente alla colonizzazione, alla conquista del Hong Kong da parte dei giapponesi durante il periodo della seconda guerra mondiale, punto che però io non prenderei in considerazione perché è un episodio piuttosto negativo, è proprio la visione del futuro cyberpunk che vi citavo all'inizio. Quello secondo me è il punto di contatto più forte tra il Giappone, tra gli amanti del Giappone e Hong Kong, perché quella visione in cui il mondo asiatico si è sviluppato tecnologicamente ad un livello quasi infinito e in cui il mondo occidentale si è fuso con esso, è proprio Hong Kong. È proprio Hong Kong dove le radici della nostra cultura sono comunque molto presenti a livello anche ideologico, a livello di libertà d'espressione, ma si sono unite e fuse con la cultura asiatica, cosa che da un certo punto di vista forse è successa un po' in Giappone, ma che qui è estremamente presente. Spero che questo esperimento da Hong Kong in presa diretta vi sia piaciuto. Camminando per la città con i suoni e i rumori originali è un podcast un po' diverso. Io sono arrivato nella mia guest house, che come vi raccontavo prima è poi il luogo dove Wong Kar-wai nel 1990 girò Chungking Express, la prima parte del film ambientata proprio qui. E grazie ancora per avermi ascoltato, spero che l'audio sia stato di buona qualità. Se siete capitati su questo podcast per caso, vi invito ad ascoltare le puntate precedenti e soprattutto quella di cui vado un po' più fiero in questi giorni, che è il Killer Otaku, uscita pochi giorni fa. Se non ci sentiamo, vi do un caloroso augurio di buone festività, buon Natale e buon anno nuovo. Altrimenti ci vediamo in live con Rudy per una nuova puntata del podcast, per farci sicuramente gli auguri e per discutere di quello un po' che è stato questo 2024 e, perché no, guardarci qualcosa insieme. Ok? Da Hong Kong è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!